Ciao a tutti, sono Matteo e questo è il mio primo video dedicato alle FAQ, ovvero una lista di domande e risposte più frequenti nel parkour. Allora, tempo fa sulla pagina ho postato una richiesta per voi di farmi delle domande e in base a quello io le selezionavo per fare queste FAQ. Le prime tre domande sono state: per fare parkour serve avere una preparazione atletica precedente o no? I flip, ovvero le capriole per aria, salti mortali, sono sempre parkour o sono una cosa a parte nel freerunning, insomma? E la terza domanda era: c'è un'altezza giusta o un'età giusta per poter cominciare a fare parkour? E io rispondo. Allora, la prima domanda, che è la più frequente, è proprio quella riguardo a se serve avere una preparazione atletica precedente per cominciare parkour, ovvero se si può cominciare parkour a esperienza zero o se bisogna aver fatto per forza qualcosa. La risposta è no. Allora, secondo me non c'è per forza bisogno di una preparazione atletica precedente per fare parkour, semplicemente perché questa disciplina non fa nient'altro che andare a ricercare nel praticante quella serie di movimenti che noi non facciamo più, non perché non siamo in grado, ma semplicemente perché la nostra società è molto abituata all'utilizzo di varie tecnologie, è una società abbastanza sedentaria e quindi non abbiamo più la necessità per sopravvivere di fare determinate cose, come arrampicarsi, come camminare a quattro zampe, come correre, saltare e fare determinate cose. Quindi chiunque può cominciare da zero a fare parkour, perché l'unica cosa che viene richiesta è la statura eretta, essere semplicemente un essere umano, avere due gambe, due braccia e imparare col tempo a ottenere agilità, coordinazione e tutto il resto. Ovvio, se uno già ha avuto esperienza in qualche altro sport, qualunque esso sia, tutto fa brodo. Ad esempio possono essere molto più portate a prendere velocemente il parkour persone che hanno fatto ginnastica artistica, acrobatica, arti marziali, ma anche danza delle volte. Ad esempio a me personalmente è capitato che un ragazzo venisse a allenarsi con me fuori al suo primissimo allenamento e aveva imparato a fare la capriola all'indietro dal muro, perché non si sa. A chiedere a lui cosa avesse fatto prima, lui ha detto: ho fatto solo scuola calcio. Dipende anche dalle persone, quindi dipende dal vostro carattere, dipende dalle esperienze che avete avuto e semplicemente da che mobilità avete, che concezione della mobilità avete del vostro corpo. In base a questo apprenderete prima o più tardi le cose. Ovvio, come ho già detto prima, se avete già un bagaglio tecnico precedente aiuta sicuramente, ma non per questo non si può imparare parkour da zero, come ho fatto io. La seconda domanda riguardo a se il parkour e il freerunning sono la stessa cosa o è una disciplina a parte, quindi flip o parkour, è una risposta un po' particolare, nel senso, per me freerunning e parkour sono una visione diversa della stessa cosa. Poi che all'atto pratico nel parkour si faccia questo anziché i flip e nel freerunning viceversa è indifferente. Il parkour è arte dello spostamento o arte del movimento e fino a prova contraria anche i flip sono un concetto di movimento. Poi che vengono utilizzati più per un fattore estetico, per un fattore scenico, per un fattore anche di show delle volte, è indifferente. Quindi che io personalmente nei miei allenamenti non faccio i flip perché ancora non ne sono padrone o perché semplicemente magari è una questione di gusto, non mi piacciono, è indifferente dal fatto che possa dire non è parkour o è parkour. È una visione mia personale. Quindi io nei miei allenamenti faccio determinati trick, determinati movimenti. Che io non faccio i flip non vuol dire che è perché quello è freerunning e io faccio parkour. Sono, secondo me, ripeto, la stessa cosa ma vista in modi diversi. La spiegazione accademica del parkour è muoversi dal punto A al punto B nel modo più pratico e fluido possibile. Nel freerunning più o meno è la stessa cosa, l'unica cosa che cambia è che forse si fanno più volteggi in aria come le capriole, ok? L'ultima domanda e concludiamo.
C'è un'età giusta o un'altezza giusta per poter fare parkour? E anche qui si ricollega alla prima domanda. No, perché se esistono varie forme di scimmia, diciamo, è indifferente, loro possono saltare tutte, a prescindere da se è un gorilla, un macaco o un altro tipo di scimmia. Stessa cosa vale per noi, discendiamo da loro, abbiamo ovviamente delle cose in più e delle cose in meno. Avrei preferito tantissimo avere ancora la coda, avrei più equilibrio e potrei fare bene i cosplay di Dragon Ball. Però non possiamo. Quindi, andando avanti, rispondendo meglio a questa domanda, non serve avere un'altezza particolare o un'età particolare. Ovvio, se mi inizi parkour da 0 a 90 anni, viene da sé che è un po' più difficile prendere la prestanza di uno che ne ha 20, di uno che ne ha 16. Però dalla mia esperienza ho scoperto che, a meno che uno non ha proprio mai fatto nulla di sport nella vita ed è già in età inoltrata, può iniziare, ma è problematico raggiungere un certo livello. Mentre invece un ragazzo non dovrebbe neanche porsela questa domanda, perché ha il corpo giusto per sviluppare una tecnica, per sviluppare una disciplina. Quindi voi dovete pensare prima di tutto a come sviluppare il vostro allenamento, come risvegliare il vostro corpo, a prescindere da se siete alti 2 metri, 1,20 m, se avete 10 anni o se ne avete 30. Quindi liberate molto di più la testa, andate più tranquilli, non vi fate più tante di queste domande, perché è semplicissimo cominciare a fare parkour. Si prova, si gioca e si cerca in se stessi cosa è per voi l'allenamento, cosa è per voi quel movimento, e di conseguenza tutto il resto viene più facile. Vi ringrazio a tutti per le domande che mi avete fatto sulla pagina, per l'attenzione che state ponendo ai miei video, e ci vediamo a presto con le prossime FAQ e i prossimi tutorial. Buon allenamento!